Se volessimo suddividere in macrogruppi gli scudi dell'età del ferro, probabilmente le prime due macrocategorie che verrebbero a crearsi sarebbero quelle dei Tyreoi, usando il termine greco, o Scuta, usando quello latino, e quella degli Aspides, usando il termine greco, o Clipei, usando quello latino. Si tratta nello specifico da una parte di scudi oblunghi, contraddistinti da un rinforzo centrale detto umbone e impugnati tramite una manopola, e dall'altra invece di scudi rotondi, contraddistinti da una struttura bombata e gestiti tramite un'imbracciatura. Vi sarebbe poi probabilmente una terza categoria da prendere in considerazione che raccoglie al suo interno in realtà tipologie di scudi leggermente diverse tra loro: le peltai, le caetrae e le parmae, tutti scudi però che hanno in comune un tratto, quello di avere una struttura abbastanza leggera. Al contrario, i Tyreoi o Scuta e gli Aspides o Clipei hanno una struttura molto robusta e spesso, anche se non sempre, abbastanza pesante, e questo li porta, perlomeno in Europa centro-occidentale, a contendersi per un certo lasso di tempo il ruolo di scudo per eccellenza del fante di linea. In questo filmato ci focalizzeremo sul Tyreos o Scutum. Nella prima parte del filmato analizzeremo la nascita del Tyreos, vedremo quando e dove nasce e come si sviluppa. Nella seconda parte del filmato, invece, tratteremo delle sue caratteristiche strutturali, anche grazie all'ausilio di una riproduzione. Nella terza parte del filmato, infine, tratteremo sul come questo scudo si diffonda praticamente in tutta Europa e diventi per un grosso lasso di tempo dell'Evo antico lo scudo per eccellenza del fante di linea. Prima di iniziare, però, come sempre vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di condividere quei filmati che trovate più interessanti sui vostri canali social. Ed ora andiamo a cominciare. Il Tyreos nasce in Italia centrale nell'VIII secolo a.C., presso la cultura villanoviana, e noi questo lo sappiamo grazie a tutta una serie di rappresentazioni artistiche, nello specifico scudi miniaturistici, ma soprattutto i coperchi delle tombe a pozzetto della necropoli di Vetulonia. Noi non sappiamo esattamente in principio con quali materiali venisse realizzato questo scudo, così come non sappiamo nemmeno con certezza quale fosse esattamente la sua struttura, ma possiamo supporre che ne esistessero due sottotipologie, due varianti, una a tavola piatta e una con la tavola lievemente bombata, e che quest'ultima sottotipologia inizialmente non fosse realizzata in legno, bensì da un'intelaiatura in vimini ricoperta di pelle. E questo possiamo supporlo da due elementi: dal nome latino di questo scudo, scutum, che deriva a sua volta dal greco skoutos, che significa appunto pelle, e dai suoi evidenti punti di contatto con gli scudi in vimini e pelle bilobati propri della cultura micenea. Nel secolo successivo, con l'espandersi della cultura etrusca, si diffonde anche il Tyreos. Gli Etruschi si spingono a nord, colonizzano una discreta fetta del nord Italia che diviene l'Etruria padana, e qui si diffonde il Tyreos. Addirittura il Tyreos si diffonderà oltre Alpe, venendo mutuato dalla cultura di Hallstatt, che lo diffonderà a sua volta presso i Celti e presso gli Illiri. Per assurdo, però, proprio mentre il Tyreos comincia ad affermarsi nell'Europa centrale, esso comincia di pari passo a cadere in disuso nella sua zona di origine. Infatti, tra la fine del VII e i primi del VI secolo a.C., il combattente etrusco-italico comincerà a puntare sempre di più verso il modello oplitico, favorendo al Tyreos lo scudo greco conosciuto come aspis, quello imbracciato. Con la colonizzazione greca dell'Italia meridionale e il conseguente intensificarsi dei rapporti tra il mondo etrusco ed italico e quello greco, molte popolazioni dell'Italia cominceranno a percepire la cultura greca come un modello vincente, un modello al quale tendere, e quindi molti elementi propri della cultura materiale greca verranno mutuati da etruschi e da italici, e tra questi anche elementi propri della cultura marziale, tra i quali appunto anche lo scudo.
Certo, il Tyreos non cadrà mai del tutto in disuso, soprattutto in Etruria padana, e secondo Tito Livio e Dionigi di Carnasso, ad esempio, la cosiddetta falange serviana avrà al suo interno comunque una percentuale grossomodo di 30-35% di combattenti sempre equipaggiati col Tyreos. La stragrande maggioranza però dei combattenti etrusco-italici evidentemente diventano degli opliti. Per assurdo, a reintrodurre in Italia in maniera massiccia il Tyreos saranno i Celti, che nel V secolo a.C. caleranno in Italia e riintrodurranno lo scudo a manopola, che nel frattempo è diventato caratteristico dei loro combattenti. La tipologia di Tyreos reintrodotta nel V secolo a.C. dai Celti in Italia è quella a tavola piatta, quindi quella più semplice da realizzare. È probabile che inizialmente le dimensioni della tavola siano state molto altalenanti e quindi, escludendo modelli atipici, possiamo supporre un'altezza che doveva variare tra gli 80 cm e il 1,20 m e una larghezza che doveva variare tra i 40 e i 60 cm. Anche se è altrettanto probabile che molto presto lo standard deve essersi attestato sulle dimensioni più importanti. Per quanto riguarda l'umbone ligneo, il rinforzo centrale, questo presenta una sagoma fusiforme che nei secoli va ad esasperarsi sempre di più, andando a coprire praticamente tutta la lunghezza dello scudo. In questo caso il termine tecnico utilizzato per definire questo elemento non è tanto umbone quanto spina, e vedremo poi che nei secoli ulteriori elementi di rinforzo, in questo caso metallici, verranno a sommarsi a questa spinatura lignea, e in questo caso più correttamente si utilizzerà in effetti per definirli il termine di umbone. Qui potete ammirare una riproduzione di scudo celtico realizzata da Gianluca De Santi, che ringrazio e saluto. Si tratta di una riproduzione ispirata a un reperto datato al II secolo a.C. ritrovato alla Zisetta, quindi si tratta di uno scudo dei Galli Cenomani, caratterizzato da questa doppia chiodatura per quanto riguarda l'umbone. Come potete vedere, la spinatura lignea va a coprire praticamente tutta la lunghezza dello scudo e di fatto tutela la tavola contro le compressioni. Insomma, è il caso di dirlo, si tratta veramente della spina dorsale dello scudo. La parte centrale dello scudo e della spinatura lignea è protetta da questo ulteriore elemento di rinforzo che è un umbone metallico. Nel IV secolo a.C. i primi umboni metallici celtici sono costituiti da più valve, da più segmenti. In questo caso invece abbiamo un'unica fascia metallica che è battuta, sagomata probabilmente sulla spina. Umboni di questo tipo cominciano a presentarsi nel III secolo a.C. Si tratta di un elemento che ha la funzione di tutelare, per quanto possibile, la parte centrale dello scudo della spinatura lignea. Un compito molto importante, e questo perché sicuramente avrete notato la parte centrale dello scudo corrisponde con il foro della manopola. Se durante il combattimento la spinatura centrale veniva sfondata, la mano che reggeva e che sosteneva lo scudo si feriva, ed era chiaramente qualcosa che andava assolutamente evitato. Da qui il rinforzare e l'irrobustire la parte centrale dello scudo. Un ulteriore elemento di rinforzo che vedete è questa bordatura in cuoio cucito intorno allo scudo. Ora, in questo caso si tratta di un elemento congetturale, però noi sappiamo che dalla fine del IV secolo a.C. i Celti cominciano ad inserire sui loro scudi delle bordature in ferro, inizialmente parziali, sopra e sotto, poi lungo tutto il profilo dello scudo, con l'intento di tutelare la tavola dai colpi da spacco, che potevano fissurarla o spaccarla proprio direttamente. È quindi ipotizzabile, facendo anche un parallelo con il mondo medievale, che chi non poteva permettersi una bordatura in ferro ripiegasse su bordature organiche in cuoio cucito. Come avete avuto modo di notare, l'umbonatura è inchiodata alla tavola.
tramite chiodi ribattuti che in questo caso passano anche per un rinforzo metallico della manopola lignea. L'umbone metallico dello scudo era appunto fissato in questa maniera, con una chiodatura. Questo consentiva, nel caso che qualche elemento dello scudo, come l'umbone stesso o la spinatura lignea, si danneggiasse e dovesse essere sostituito, di smontare e rimontare semplicemente ripiegando nuovamente i chiodi la struttura dello scudo. Quindi in questo caso noi abbiamo uno scudo che di fatto è modulare e che quindi probabilmente consentiva che alcune operazioni di tutela, di mantenimento, di cura venissero portate avanti non necessariamente da un fabbro armaiolo, ma anche dallo stesso guerriero. Ma ora cerchiamo di capire come mai questa tipologia di scudo e le sue diverse varianti, le sue diverse tipologie diventino così famose, così utilizzate, così importanti nell'Evo antico, come questo scudo finisca di fatto per diventare lo scudo per eccellenza per una grossa fetta dell'Evo antico dei fanti di linea della maggior parte delle culture. L'elemento più peculiare del Tyreos, che lo rende uno scudo incredibilmente efficace ed efficiente, un modello vincente, il modello vincente di scudo, potremmo addirittura spingerci a dire, è il fatto che non è fornito di un'imbracciatura, ma al contrario si tratta di uno scudo che va impugnato per mezzo di una manopola. Mentre l'aspis, lo scudo dell'oplita greco, è vincolato a rimanere adeso al corpo del combattente, il Tyreos può essere proiettato in avanti a volontà, andando ad estendere così quello che viene definito cono di protezione. In questo modo non solo ci si difende dall'avversario, ma ci si cela completamente a lui, mano armata compresa, così da poterlo sorprendere con degli attacchi inaspettati. Oltretutto, l'estendere lo scudo, il proiettarlo in avanti, non va inteso esclusivamente come un moto difensivo, ma si tratta anche di un moto offensivo. Tacito, ad esempio, scrive di colpi portati con l'umbone dello scudo che vanno a sfracellare i volti degli avversari. E addirittura l'iconografia ci offre degli attacchi portati con il bordo inferiore dello scudo, usato a ghigliottina, quasi come un tirapugni. È evidente che siamo davanti a uno strumento incredibilmente poliedrico, che si relaziona con una tecnica di scherma, con una tecnica di combattimento che è incredibilmente duttile e dinamica. Non a caso quando i Galli calano in Italia, le popolazioni dell'Italia centrale riscoprono molto velocemente l'utilizzo del Tyreos. Oltretutto, se il canale di reintroduzione è sicuramente celtico, e infatti le rappresentazioni di Tyreoi nell'arte etrusco-italica tra IV e III secolo a.C. mostrano per lo più scudi piatti, non dobbiamo dimenticarci che questo scudo non era mai stato completamente abbandonato dalle popolazioni dell'Italia centrale, che oltretutto ne conoscevano anche il modello bombato, che era ancora più efficiente, essendo più protettivo e meglio bilanciato. Non a caso sarà proprio quest'ultimo modello che progressivamente nel tempo diventerà canonico delle legioni romane. Contemporaneamente il mercenariato celtico diffonderà il Tyreos in tutto il bacino mediterraneo. Nella seconda metà del III secolo a.C. lo troviamo in ambito cartaginese e la grande spedizione celtica in Grecia lo diffonderà anche presso gli eserciti dei successori di Alessandro Magno. È proprio in Grecia che questo scudo ottiene il nome di Tyreos, poiché ai greci, con la sua forma ovoidale e lissoidale, ricorda i Tyreoi, ovvero dei sassi ovoidali che venivano utilizzati normalmente per tener ferma la Tyra, ovvero la porta. Il nome del Tyreos in greco, infatti, è quello di un fermaporta. Vediamo comunque raffigurazioni di tyreofori in ambito tolemaico nel vicino Oriente e addirittura Tito Livio scrive di reparti dell'esercito seleucide armati con questo scudo, a riprova che anche in contesti dove la falange macedone era il modello canonico della fanteria pesante, comunque questo scudo trova il modo di ricavarsi perlomeno una nicchia. Dunque, evidentemente, un modello vincente.
modello vincente che verrà riconfermato nel suo essere lo scudo migliore in assoluto non solo dalle prime vittorie dei Celti contro i regni macedoni, ma anche dalle vittorie romane che porteranno Roma a dominare sui resti di buona parte dell'impero di Alessandro Magno. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.